Ci troviamo alla Galleria Principe di Napoli per ascoltare una storia fatta di caffè, riscatto e realizzazione personale. Tutto ciò è possibile grazie alla cooperativa Lazzarelle, che dal 2010 trasforma chicchi di caffè e vite. Conosceremo Anna Cozzolino, collaboratrice della cooperativa, che ci racconterà con la sua esperienza come il caffè non sia solo una bevanda, ma anche un'opportunità. Ciao Anna. Ciao Lorenzo. Parlaci un po' di te, di come hai iniziato a produrre caffè, quali sono state le tue esperienze. Allora, ho conosciuto il mondo del caffè attraverso la cooperativa Lazzarelle. Mi sono ritrovata, la cooperativa Lazzarelle nasce all'interno del carcere femminile di Pozzuoli. E io mi sono ritrovata in carcere per purtroppo per esperienze non positive nella mia vita, mi sono ritrovata in carcere. E l'incontro con la cooperativa Lazzarelle è nato dopo un paio di anni del mio percorso carcerario e ho saputo, anzi ho scoperto che esisteva la cooperativa Lazzarelle all'interno del carcere proprio perché avendo una torrefazione all'interno del carcere, l'odore del caffè appena tostato arrivava direttamente nelle nostre stanze. E quindi proprio grazie all'odore del caffè appena tostato che incominciai a chiedermi ma da dove viene questo odore, perché si sente questo forte odore, e quindi ho conosciuto le Lazzarelle. Ho iniziato a lavorare circa 3 anni fa con le Lazzarelle, era il 2021. E non conoscevo nulla del mondo del caffè, non sapevo nemmeno che il caffè ancora crudo fosse del colore verde e non nero come solitamente noi lo vediamo, ma il prodotto, il prodotto primario è di colore verde, quindi il chicco crudo è verde. Ho iniziato a produrre caffè all'interno della torrefazione. Loro utilizzano il classico metodo napoletano, la cottura quella lenta da 20 minuti. Ho scoperto tutto il vario processo di produzione del caffè, quindi la tostatura, il caffè viene lasciato riposare nei silos 10 giorni per la degassificazione e poi viene macinato e imbustato. Allora, la nostra miscela è una miscela particolare perché nasce dall'unione di da diverse provenienze. Abbiamo Uganda, Brasile, Guatemala, quindi è l'unione di questi prodotti che poi crea quella che è la nostra miscela classica, 50% robusta, 50% arabica. E abbiamo anche un prodotto 100% arabica, biologico, che viene anche esposto nei negozi Naturasi. Qual era la tua mansione all'interno della produzione del caffè, o se hai svolto più mansioni? Allora, non ho avuto una mansione fissa, mi sono occupata di tutta quella che è la produzione, quindi ho iniziato proprio con la tostatura, quindi imparare come si tosta il caffè, la macinatura, l'imbustatura, non soltanto né all'interno della torrefazione, abbiamo anche dei tè che ne imbustiamo noi personalmente, prepariamo pacchi per la spedizione ai clienti, ci occupiamo di fare bomboniere per matrimoni, battesimi, comunioni, qualsiasi tipo di cerimonia, quindi mi sono occupata di diverse fasi della produzione, non soltanto produrre caffè, ma anche tutto quello che poi sono le Lazzarelle alla fine. Pensando ai tuoi ricordi di infanzia, c'è un ricordo in particolare legato al caffè? Allora, diciamo che il caffè a Napoli, lo sappiamo, è un'istituzione, cioè è come il Vesuvio, il caffè fa parte della terra di Napoli, quindi io fin da bambina ricordo, comunque ho iniziato a bere caffè, forse avevo appena 10 anni. Io mi ricordo in modo particolare, con molta tenerezza, che io ho un fratello molto più piccolo, di 8 anni, Diego, che praticamente quando è nato mio fratello, andavamo alle elementari io e l'altro mio fratello,
Mia madre magari dopo aver trascorso una nottata con l'infante che piangeva e quant'altro, la mattina non riusciva a svegliarsi e quindi magari io preparavo il caffè per fare il latte a me e mio fratello e portavo il caffè ai miei genitori che erano ancora a letto. Quindi questa cosa io la ricordo con molta tenerezza perché magari loro avevano passato tutta la notte in piedi perché erano svegli, perché mio fratello piangeva e quindi questa cosa è un ricordo che con molta tenerezza. Io che mi occupavo dei miei genitori è una cosa molto carina, molto bella. Nulla. E poi a Napoli il caffè rappresenta l'unione, l'incontro, il momento di pausa, il momento di aggregazione, ha tanti significati il caffè a Napoli, quindi per questo dicevo è un rito, un'istituzione. Nell'ambiente della Mm. prigione, anche il lavoro diventa difficile a causa dello stress, delle difficoltà emotive. Che cosa ti ha dato la motivazione, la forza? Allora sì, la vita all'interno del carcere non è semplice, non è facile, ci sono tanti momenti di bisogna tenere duro, bisogna andare avanti, bisogna trovare delle motivazioni. Effettivamente il lavoro è una motivazione reale, perché per chi si trova reclusa, il motivo per cui è recluso principalmente è l'assenza di possibilità economiche che per portare avanti la propria famiglia. Quindi ritrovarsi in carcere ed avere un lavoro, perché le lazzarelle ti offrono un lavoro vero, nel senso noi veniamo regolarmente pagate, abbiamo un contratto regolare, quindi il fatto di sentirsi gratificate dalla questione lavoro, io nonostante sono reclusa, nonostante sono in una situazione di difficoltà, la mia vita all'esterno sarà difficile una volta uscita perché cosa andrò mai a fare? Il fatto che le Lazzarelle ti offrono la possibilità non soltanto di un lavoro reale, di uno stipendio, ma anche di imparare un mestiere. Quindi alla fine ti ritrovi, sì è vero, un giorno io uscirò, ma uscirò con quella consapevolezza di avere un mestiere e di avere delle basi solide che questo lavoro è riuscito a darmi nel tempo. Quindi il lavoro ha significato proprio questo, la speranza, quella speranza che spesso all'interno del carcere non la riesci a vedere, non la riesci a respirare, non la riesci a percepire. Attraverso il lavoro invece ci riesci a vedere il tuo futuro sotto un'altra prospettiva. Come ci arrivi a quel momento? In che modo? Che cosa è cambiato? Cioè, questa esperienza negativa, perché comunque un'esperienza negativa nella mia vita, come l'ha cambiata? Come ci uscirò uguale a come sono entrata? Quindi non sarà cambiato assolutamente nulla, o in questo frangente io posso fare qualcosa per guardarmi intorno, guardarmi dentro e capire se c'è qualcosa che posso fare. E mi sono guardata dentro, mi sono guardata intorno e ho cercato dei piccoli appigli. E la cooperativa Lazzarelle è stato un piccolo appiglio, però piccolo grande appiglio, perché effettivamente io sono seduta all'aria aperta, cioè sono parzialmente libera perché io la sera rientro in istituto a dormire, quindi dalle 10 di sera alle 7 del mattino io sono reclusa. Ma tutto il resto della giornata io finisco il lavoro, torno a casa, la sera mangio a tavola con mia madre e mio padre, prima di mettermi in macchina per tornare a casa papà mi dà il bacino sulla fronte e dice vai piano con la macchina, nonostante abbia una veneranda età. Ma e quindi voglio dire, cioè, avrei potuto fare tutto questo? Quindi no, non è possibile. È possibile. Ma non perché uno lo deve necessariamente volere, perché non è soltanto volerlo, è cercarlo materialmente. Lo voglio, ma devo anche fare in modo di ottenerlo. Non è che mi metto lì, lo voglio, lo voglio, lo voglio. Mi devo adoperare per averlo. C'è un momento particolare in cui ti sei sentita particolarmente gratificata, soddisfatta, o che ha creato un senso di comunità particolare all'interno
Allora, il senso di comunità sicuramente, perché all'interno del carcere ci sono poche opportunità di aggregazione che non siano il ricamo, cucito, il ruolo della donna è molto limitato a quegli stereotipi classici, la donna che cuce oppure che lavora in cucina, che sbriga le faccende domestiche, quindi fa le pulizie. Il lavoro di torrefattrice in realtà non esiste perché la torrefattrice è la macchina, quindi è prettamente maschile e quindi non soltanto un lavoro, ma un lavoro che ti gratifica perché non ti diciamo, riporta a quegli stereotipi della donna che deve cucinare, che deve stirare, che deve pulire, cioè proprio vieni fuori da quegli schemi, vieni letteralmente catapultata fuori. Questo è il momento di gratificazione più importante. È difficile per chi vive in una certa condizione sociale avere quel gap, di quello sprono, perché loro sono tendenzialmente forse più sfortunati. Io mi reputo più fortunata perché comunque ho una famiglia che non ha nulla a che vedere con la situazione in cui io mi sono, diciamo, ritrovata. Quindi io comunque avevo sempre quella speranza, io esco ma ho un ambiente familiare che comunque non è ostile. Molte di loro vivono quella realtà da bambine, vivono quella realtà da generazioni, quindi si trovano a dover uscire e comunque ritornare in quelle famiglie ed è questo il dramma principale. Quindi devono innanzitutto pensare che attraverso il lavoro loro possono sganciarsi dalle loro famiglie per crearsi un altro futuro e sganciarsi dalla propria famiglia è difficile. Quelle stesse persone, no, in quell'ambiente in cui vivono, no, che ti dicono ti devi sposare presto, devi trovare il marito, ti devi poi ho conosciuto anche un'altra realtà di persone, invece di donne, che sono cresciute nel modo opposto, ovvero devi studiare, devi andare al lavoro perché non devi essere dipendente da un uomo, ok? Però forse è stata sbagliata cioè la frase non devi essere dipendente da un uomo. In realtà le donne dovrebbero essere spronate a studiare e lavorare per una realizzazione personale in quanto individuo, non perché devi essere indipendente indipendente da qualcuno. Tu devi affermare il tuo essere individuo. C'è questo che è quest'altro step che sono riuscita a fare in carcere. Invece una buona tazzina di caffè nella tua giornata, che momento è? Oggi è il momento della pausa, cioè nel senso che il caffè rappresenta, soprattutto quando sono al lavoro o adesso anche a casa, cioè torno a casa, il caffè rappresenta la mia pausa, quel momento caffè, sigaretta che rappresentano, ecco, mi posso riposare, posso respirare, non devo necessariamente correre contro il tempo, è il mio momento di break. E dal momento che hai la tua esperienza anche nella produzione, sai darci qualche consiglio prezioso per preparare un buon caffè? Oddio, consigli non ne so dare. In realtà il caffè, principalmente perché un caffè sia buono, io non dico che deve essere preparato bene, il caffè deve essere buono perché la miscela deve essere buona, perché se la miscela non è buona uno si può impegnare ad essere bravissimo quanto vuole, ma in realtà ciò che ti aiuta veramente a realizzare un buon caffè è la miscela, è l'unione delle varie miscele, trovare diciamo, il connubio delle varie miscele fatte bene che ti danno un buon caffè, un buon risultato, un buon sapore al palato. E nel vostro metodo di produzione qui alla cooperativa avete un accorgimento particolare per preparare le vostre miscele?
Accorgimento particolare direi no, nei metodi di preparazione, a parte di seguire diciamo il classico metodo napoletano. Io penso che sia principalmente i prodotti che utilizziamo, e noi cerchiamo anche di scegliere prodotti diciamo da piccoli produttori del sud del mondo, quindi comunque cerchiamo di mantenere l'eticità in questo, quindi nel scegliere prodotti da piccoli produttori che quindi sono artigiani come noi. Come è nata l'idea di aprire il bistro? Allora, in realtà sono due principalmente i motivi. Innanzitutto il nostro caffè poteva essere acquistato solo attraverso diciamo, il nostro shop online, quindi sul sito internet. Non c'era un posto in cui diciamo, i nostri clienti chiamavano il nostro caffè, poteva venire a bere il caffè Lazzarelle. Quindi è stato anche questo, principalmente la voglia di far conoscere personalmente il nostro prodotto alle persone, ma nasce anche con diciamo, il duplice aspetto, quello di dare la possibilità, ecco, alle detenute che possono avere una pena alternativa, la possibilità di uscire dal carcere, quindi lavorare all'esterno del carcere e quindi vivere un'altra esperienza. E infine, come ultima domanda, quando ti ha cambiata questo percorso di educazione, se c'è qualcosa che vorresti trasmettere della tua esperienza in particolare? Allora, della mia esperienza in particolare, è dura, nel senso che la vita carceraria è dura, si sbaglia, per l'amor di Dio sto scontando la mia pena e voglio continuare a scontarla. Quello che voglio dire è che bisogna comunque impegnarsi cioè non deprimersi, rimboccarsi le maniche, pensare che non è finita e che comunque c'è la possibilità che se il carcere in qualche modo, se riesci a cogliere le possibilità giuste, come è stato per Mire Lazzarelle, cogliere questa possibilità, puoi veramente vivere il carcere in modo diverso, puoi ricostruire la tua vita, puoi ricominciare da zero. È difficile. Io mi sono anche iscritta all'università, mi mancano 2 esami per la laurea in economia e commercio, quindi ho continuato il percorso di studi, ho iniziato a lavorare, cioè mi si è aperta una strada che non pensavo, cioè, tu non pensi, quando entri non hai assolutamente idea cioè pensi ok, sono reclusa, non posso fare più nulla, la mia vita si ferma lì. Quel tempo fermo, perché resta comunque un tempo fermo, un tempo chiuso, un tempo limitato, un tempo lo possiamo comunque sfruttare e utilizzarlo in modo positivo, affinché poi, perché prima o poi arriva sempre il momento che uno deve uscire da quel posto, arriverà sempre, ma come ci arrivi a quel momento? Allora fare di tutto in quel tragitto, in quel segmento di tempo, fare di tutto per riuscire a cogliere le occasioni giuste e a migliorarsi come persona, come modo di pensare, come stile di vita, come persona in generale. Cioè, direi, io non sono finita qui, c'è la possibilità del cambiamento, però bisogna vederlo, bisogna avere la volontà di vederlo, altrimenti si rischia veramente di sprecare quel tempo che già è sprecato di suo in quel posto. Davvero. Grazie mille. No, grazie a voi ragazzi, grazie mille.